Bentrovati nel canale Viaggio Emozionale. Ricordate di mettere un like, di iscrivervi e lasciare un vostro commento sul tema trattato. Questa volta si parte in viaggio per l'Ogliastra, nella costa centro-orientale della Sardegna, partendo da Laconi, paese di montagna nel Sarcidano, regione della Sardegna centrale. Distanza prevista 2 ore e 15 circa. Passiamo per Villa Novatulo e lungo la strada troviamo il lago Basso del Fumendosa. Proseguiamo per Orroli e Scalaplano e poi per la strada militare di Perdars de Vogu, nella parte meridionale dell'Ogliastra, una delle zone blu, zone dove la gente vive più a lungo. Nel 2014 la famiglia più longeva al mondo era di Perdars de Vogu, 8 fratelli per un totale di 828 anni. Le sorelle maggiori avevano 107 e 101 anni. Dopo un lungo tragitto tra le montagne, aver fiancheggiato il poligono sperimentale di addestramento interforze del Salto di Quirra, raggiungiamo la strada statale 125 all'altezza di Tertenia e dopo circa mezz'ora arriviamo all'Ozzorai. Raggiungiamo la casa vacanza di cui vi metto il link in descrizione. La casa si trova in mezzo alla campagna a pochi minuti dalla spiaggia, dall'Ozzorai e dalla città di Tortolì, da Santa Maria Navarrese e dalle spiagge di Orri e Cea. In 5 minuti è possibile raggiungere la spiaggia del Lido delle Rose, la spiaggia di Iscrigedda e ammirare gli estuari del rio Pramaera a nord e del rio Girasole a sud, l'isolotto d'Ogliastra e le vaste profumatissime pinete all'interno delle quali si trovano diversi campeggi, tra i quali il campeggio Iscrigedda, il camping Le Cernie e il camping Cavallo Bianco. Attorno al paese coltivazioni di ortaggi, agrumeti, uliveti e vigneti, mentre lungo i 7 km di litorale ci sono tante strutture ricettive e ristorative che accolgono amanti del mare e della natura e appassionati di free climbing, trekking e cicloturismo. La costa parte dalla frazione turistica di Tancau e passa per le spiagge di Pollu, Lido delle Rose, Iscrigedda e Isola Manna. Davanti alla spiaggia cittadina, a circa 1 miglio a est dalla costa, c'è l'isolotto d'Ogliastra. In realtà è un piccolo arcipelago di 3 isolette di granito rosa e porfido rosso, tipici del mare ogliastrino. L'isolotto maggiore è ricoperto di vegetazione, è abitato da cormorani, gabbiani reali e corsi. Un tempo era leggendario riparo durante la navigazione, oggi è meta di gite. Lo potrei visitare in canoa o in pedalò nelle giornate più calme o con imbarcazioni partendo da Arbatax o Santa Maria Navarrese. Sulla vetta, a circa 50 metri, è stata issata la statua della Madonna dell'Ogliastra, opera dello scultore Pinuccio Sciola, divenuta tappa di fedeli. A fine luglio vi si celebra la festa della Madonna Regina della Pace con una processione a bordo di barche. Inoltre, dal 29 al 31 luglio, il Lido delle Rose all'Ozzorai fa da sfondo all'Ogliastra Balloon Festival. Il Festival delle Mongolfiere, giunto alla seconda edizione, è l'evento aerostatico più atteso dell'estate, che si svolge in una location che abbraccia pineta e mare. Alle spalle della costa, dove si trova il paese di Lozzorai, affiorano stagni e lagune. Il parco fluviale del fiume Pramaera, lo stagno di Pollu e la Paule di Iscrigedda. Confine meridionale di Lozzorai con Tortolì. Il villaggio originario è medievale, apparteneva alla curatoria d'Ogliastra, nel giudicato di Calari. A quei tempi risale il castello della Medusa, in cima a una collina all'ingresso del paese, costruito forse nel XIII secolo, sui resti di una costruzione fenicio-punica. La fortezza cela oscure origini e misteri, mentre è certo che il territorio fu frequentato sin dalla preistoria. A testimoniarlo la necropoli con circa 20 domus deianas di funde monti, scavate nella roccia dal 2700 al 1800 a.C. Interessanti anche le domus scavate nel granito di Sutankhaus Murta, i reperti di epoca prenuragica del bosco di Suppadentinu e soprattutto il nuraghe Orsudeni. L'edificio di culto più importante è al centro del paese, la parrocchiale di Sant'Elena, celebrata a fine agosto. Secondo giorno tappa a Santa Maria Navarrese, frazione di Baunei, nella provincia di Nuoro, distante circa 3 km dall'Ozzorai.
Una delle tante testimonianze storiche di Santa Maria Navarrese è la Torre Spagnola, vecchia postazione d'avvistamento contro le incursioni saracene del XVII secolo. Santa Maria è nota soprattutto come località balneare per la spiaggia e il porto turistico. Santa Maria Navarrese ha un porticciolo turistico dal quale, soprattutto nel periodo estivo, piccole e grandi imbarcazioni turistiche permettono di visitare circa 40 km di costa, tra i più belli e incontaminati del Mediterraneo. Tra i luoghi più conosciuti, Cala Golorizè, Cala Luna, Ispurigi Denie, detta anche Cala Mariolu, e Cala Sisine. Decidiamo di fare il tour con il motor yacht Federica, con pranzo a bordo. Il motor yacht Federica è stato sottoposto a lavori di restauro nel 2016. È molto confortevole, dotata di un solarium di 30 metri quadri, doppi servizi igienici, grande salone coperto e ampi spazi esterni ombreggiati. Ha una lunghezza di 24 metri. Si parte dal porto turistico di Santa Maria Navarrese alle 8:15 per dirigersi verso nord. Sosta prevista nelle seguenti cale: Cala Mariolu, poi aperitivo fresco servito a bordo, Cala Biriala, seguita da pranzo a bordo, possibilità di visitare la Grotta del Fico facoltativa e infine Cala dei Gabbiani. Percorrendo la costa si incontra Pedralonga, dove immediatamente dietro alla Guglia si intravede il golfetto di Forrola e sarà possibile ammirare Punta Giradili, alta circa 730 metri. Si prosegue per Cala Mariolu, dove, dopo approssimativamente un'ora di navigazione complessiva, ci si ferma per 1 ora e un quarto. Si prosegue la navigazione per Cala Biriola, dove la sosta si aggira anch'essa intorno a 1 ora e un quarto. Terminata la sosta a Cala Biriola, si torna indietro verso le piscine di Venere, raggiungibili solo via mare, caratterizzate dall'acqua turchese e da bellissimi scogli bianchi semisommersi, dove avverrà la sosta a pranzo di 50 minuti. Dopo la sosta a pranzo è possibile fare una visita alla caratteristica Grotta del Fico, ultimo rifugio della foca monaca nel Mar Mediterraneo, oppure sostare nuovamente a Cala Biriola per 1 ora circa. Terminata l'eventuale visita o l'ulteriore sosta, si prosegue verso l'ultima tappa dell'escursione, Cala dei Gabbiani, dove anche in questo caso la sosta si aggirerà attorno all'1 ora e un quarto. L'escursione termina con il rientro al porto di Santa Maria Navarrese alle 17:30 circa. I giorni successivi abbiamo fatto tappa alle Rocce Rosse, a Porto Frailis, alla spiaggia di Orri, alla spiaggia di Cea. Le Rocce Rosse sono una splendida cattedrale naturale di porfido rosso che affiora da acque verdi smeraldo, offrendo uno spettacolare contrasto cromatico grazie anche a scogli bianchi e ciottoli colorati. Un panorama mozzafiato che deriva il suo nome dalla straordinaria particolarità delle falesie di porfido affioranti dal mare. La baia delle Rocce Rosse si apre a oriente del porto di Arbatax, frazione turistica di Tortolì, con un fondo di scogli bianchi e alte rocce di granito rosso che conferiscono un aspetto unico ed estremamente affascinante. Qui è stata ambientata la scena finale del cult Travolti da un insolito destino di Lina Wertmüller nel 1974. La composizione è unica al mondo, seppure altre falesie di porfido rosso punteggiano il litorale ogliastrino, come per esempio Iscoglius Arrubius, 2 faraglioni alti 20 metri, simbolo della magnifica spiaggia di Cea, che si estende pochi chilometri a sud. I roccioni di porfido sono una grande attrazione degli esperti tuffatori. Di fronte alla spiaggetta rossa c'è il mare aperto. Attorno tutti i servizi utili, ampio parcheggio adatto anche ai camper, hotel, bar, punto di ristoro e locali di vita notturna particolarmente animata. Dietro le Rocce Rosse spicca la stupenda Cala Moresca, che prende il nome dalle incursioni dei pirati saraceni, Ismorus, che nell'VIII secolo misero a ferro e fuoco la costa. Si trova praticamente all'interno dell'abitato di Arbatax, porto turistico e commerciale della costa orientale, che deve probabilmente il nome alla parola araba 14, con riferimento alla 14ª torre di avvistamento che sorge nelle vicinanze. La località è l'insolito quanto suggestivo scenario di un appuntamento annuale di grande fascino e tradizione, il Festival Rocce Rosse Blues, vetrina per musicisti di fama internazionale.
Abbiamo fatto tappa anche a Porto Frailis, una piccola spiaggia di circa 200 metri di arenile, ad appena 1 chilometro da Arbatax, il porto di Tortolì, riservata, protetta dai venti e sorvegliata dalla torre di San Gimigliano. La limpidezza del mare, sostenibilità e servizi adeguati intorno le sono valse nel triennio 2016-18 il riconoscimento della bandiera blu. I fondali sabbiosi, con qualche tratto ciottoloso, contribuiscono insieme al verde mediterraneo che ricopre i promontori attorno alla sensazione di tranquillità e relax di questo piccolo angolo di paradiso dell'Ogliastra. Non manca il divertimento per gli amanti degli sport acquatici, tra cui windsurf e canoa. In spiaggia potrai noleggiare attrezzatura balneare, pedalò e moto d'acqua. Nelle vicinanze troverai strutture ricettive, tra cui hotel e campeggi ben attrezzati, ristoranti e locali notturni. Ad Arbatax si trova anche l'Arbatax Park Resort, che nel 2021 ha ricevuto il riconoscimento di miglior eco-resort in Europa. Poco fuori dalla cittadina ogliastrina, una serie di splendide spiagge a iniziare dal Lido di Orrì, 16 km di litorale fatto di insenature e spiaggette deserte, tra cui Cala Ginepro. Proseguendo con la spiaggia di San Gimigliano, poi troverai la sabbia bianca e morbida, gli scogli levigati e le sfumature smeraldine di Cea, lunga oltre 1 chilometro, per 3/4 nel territorio di Tortolì e 1/4 in quello di Barissardo. A 300 metri dalla riva spuntano 2 faraglioni alti 20 metri, il Scoglius arrubius, il simbolo di Cea, raggiungibili a nuoto o in pedalò. Per chi è ancora alla ricerca di una meta per le sue vacanze, non ci sono dubbi, le spiagge più belle sono quelle del litorale di Tortolì Arbatax. Anche nel 2022 sono state premiate con la bandiera blu le località di Tortolì con le spiagge di Porto Frailis, Lido di Orrì, Lido di Cea ed altre ancora. Se vi è piaciuto questo video in Ogliastra mettete un like, lasciate un commento e iscrivetevi per supportare altri video su questi argomenti. Utilizzate anche la mail in descrizione per ulteriori informazioni sui posti visitati e sulla casa vacanza utilizzata come base per gli spostamenti in Ogliastra. Un caro saluto, viaggiatori emozionali!